Questo è il Mavic Air 2. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Oggi siamo qui con il nuovissimo DJI Mavic Air 2. Come vedete già preventivamente unboxato. Ma perché? Beh, perché sicuramente di unboxing ne avrete già visti centinaia. Quindi in questo mio primo video dedicato a questo interessantissimo drone voglio concentrarmi maggiormente sugli aspetti positivi e negativi, pregi e difetti. Proprio per questo motivo mi sono preso qualche ora di tempo per studiarmelo al meglio, sia lui sia il suo radiocomando, che vedrete è molto diverso rispetto al passato, per potervene quindi parlare in modo critico. Questa è la versione base con un costo di circa 850 euro, 8,49 per la precisione. È inoltre disponibile anche in versione combo, comprendente oltre tutto quello che vedrete in questo video anche 2 batterie aggiuntive, borsa per il trasporto, caricabatterie multiplo, set di filtri e anche qualche elica in più di ricambio, e costa di listino 1049 euro. Questo Mavic Air 2 è la versione CE proveniente da Amazon. Ormai vi conosco, già so cosa mi state per chiedere. Michele, ma essendo il Mavic Air 2 di Amazon CE, vola in CE mode? Beh, certo che sì. Il Mavic Air 2 in CE mode raggiunge i 6 km di range dichiarati, ma questo lo scopriremo, lo accerteremo in un range test come piacciono a noi. Invece la modalità FCC, acquistabile da quel che so da Banggood a qualche euro in meno rispetto alla versione europea, vi lascio il link e coupon qui sotto in descrizione video, raggiunge i 10 km. Ed è proprio 10 km la distanza ufficializzata da DJI per il suo nuovo drone, che vi ricordo viene poi depotenziato per quanto riguarda i watt, i milliwatt emessi dal radiocomando solo per la nostra versione europea. All'interno della versione base troviamo caricabatterie classico DJI con spinotto, presa proprietaria per la batteria specifica di questo drone, più un ingresso comodissimo USB per caricare smartphone oppure il radiocomando. Cavo di alimentazione classico griffato DJI da collegare al caricabatterie, cavo di ricarica del radiocomando, questa volta USB di tipo C, 2 cavetti per la connessione tra radiocomando e smartphone, USB-C e micro USB, 2 stick di ricambio per il radiocomando, 2 eliche di ricambio A e B ed infine i 2 manuali di istruzioni che come sempre vi consiglio di leggere. Troviamo poi ovviamente il drone ed il nuovo radiocomando. Ma iniziamo con il drone, che per assurdo è l'aspetto meno interessante. La vera novità di questo Mavic Air 2 infatti è proprio il radiocomando, che vedremo tra poco. Prima però parliamo delle più importanti caratteristiche tecniche. Il Mavic Air 2 è infatti dotato di un nuovo sensore, una cam da 48 megapixel in grado di registrare video in 4K a 60 fps, ovviamente con gimbal meccanico a 3 assi. Attenzione però, perché alcuni pensano che la nuova cam del Mavic Air 2 sia superiore a quella del Mavic Pro 2. Sbagliato. È vero, sul Mavic Air 2 abbiamo un sensore da 48 megapixel contro il sensore da 20 megapixel del Mavic 2 Pro, ma come sempre vi ricordo che i megapixel non fanno la qualità finale di una foto o di un video. Qui abbiamo un sensore da mezzo pollice, qui invece un sensore più professionale e da 1 pollice. È anche vero però che lui è in grado di registrare video in 4K a 60 fps contro i soli 4K a 30 fps del fratello maggiore. Il Mavic Air 2 raggiunge inoltre, come già detto, i 6 km di distanza in CE mode ed ha un'autonomia di ben 34 minuti, un gran bel upgrade rispetto al modello precedente. Ma vediamo più da vicino come è fatto. Ovviamente anche su questo nuovo drone i bracci sono pieghevoli. e una volta chiuso è davvero molto compatto. La protezione per il gimbal ha lo stesso meccanismo già visto sul Mavic Pro 2. Ora vi mostro i tre fratelli
uno vicino all'altro. Mavic Mini, Mavic Air 2, Mavic 2 Pro. Quel che balza subito all'occhio è la volontà della DJI di uniformare l'aspetto estetico almeno della sua gamma Mavic. Come vedete sono davvero molto simili tra loro esteticamente e questo aspetto, devo essere sincero, non mi fa troppo impazzire. Avere tre droni così simili, direi quasi uguali, non lo so ragazzi, avrei preferito che ogni singolo drone della linea Mavic avesse avuto la sua particolare estetica, ma ovviamente queste sono solo considerazioni personali. E anche il suo colore è praticamente una via di mezzo tra il grigio chiaro del Mavic Mini e il grigio topo del Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom. Ma ora torniamo al protagonista di questo video. Sulla parte superiore troviamo unicamente la batteria. Batteria ovviamente con il suo indicatore di carica circolare questa volta e che può essere facilmente rimossa tramite questi due gancetti laterali. Molto apprezzati i gancetti ora in metallo e non più in plastica come succedeva sugli altri modelli. La batteria è da 3500 mAh. Zoomo leggermente per farvi notare che purtroppo manca la nuova marcatura per la categoria apposta da EASA. Andiamo ora a capovolgerlo. Qui sotto troviamo una bella placca di metallo per la dissipazione del calore con i due sensori inferiori, la VPU sdoppiata in due ottiche e anche un bel power LED per l'ausilio alla VPU durante l'atterraggio con poca luce o magari nel volo al chiuso o al buio. Questa invece è l'ottica con il suo bel gimbal meccanico a tre assi. Non sono presenti delle placche metalliche, almeno a vista, e interamente in plastica. Sulla parte frontale comunque abbiamo i due sensori anticollisione che ritroviamo anche nella parte posteriore. Purtroppo nessun sensore anticollisione laterale come potete ben vedere. Quindi prestate molta attenzione quando utilizzate la sua nuova modalità Follow Me, anzi Active Track 3.0, che permette di essere seguiti a velocità anche abbastanza sostenute perché non è comunque in grado di riconoscere gli ostacoli laterali come ad esempio dei rametti. Troviamo inoltre anche due sportellini, il primo con l'ingresso USB-C per trasferire i dati senza rimuovere la micro SD che va alloggiata in questo secondo sportellino. Purtroppo non abbiamo nessuna micro SD inclusa nella confezione, comunque nel prezzo. Le plastiche comunque sono di buona qualità, non scricchiolano, non sono affatto male, specialmente se le confrontiamo con le plastiche molto scricchiolanti del Mavic Mini. Quindi sotto questo aspetto ovviamente è un drone molto superiore, ma è ovviamente così dato il suo peso oltre al suo prezzo. Il Mavic Air 2 infatti pesa la bellezza di 570 grammi esatti, invece la sola batteria ha un peso di circa 197 grammi e mezzo. Quindi ragazzi, se ve lo steste chiedendo, ovviamente il Mavic Air 2 non rientra nella categoria C0 ad appannaggio esclusivo al momento del Mavic Mini per quanto riguarda i droni DJI. Cosa significa questo? Significa che non potete usarlo liberamente in città, liberamente perché vi ho fatto già un video in cui vi spiego tutti i limiti e i vincoli di questo tipo di volo che personalmente non amo, che comunque trovate linkato qui nella scheda in alto a destra. Un'altra novità è la musichetta d'accensione leggermente modificata rispetto al passato. Sul Mavic Air 2 troviamo i LED di segnalazione posti sui due braccini posteriori e anche sui due braccini anteriori. Attenzione ora, importantissimo! Innanzitutto i motori sono ovviamente brushless e di dimensioni abbastanza ridotte. Le eliche sono come sempre pieghevoli, ma c'è un aspetto molto importante. Allora amici, il Mavic Air 2 arriva nella confezione con le eliche smontate.
in questo modo. Ora lo mettiamo un attimo da parte perché vi faccio notare come sul Mavic 2 Pro, ad esempio, se proviamo a montare un'elica di un tipo di motore, quindi del motore A sul motore B, come vedete non è possibile avvitarla in nessun modo e quindi non possiamo correre il rischio di inserire un'elica sbagliata. Invece sul Mavic Air 2 questa protezione, chiamiamola così, non è purtroppo presente. Infatti questa è un'elica pensata per questo motore che riconosciamo dalla mancanza del simbolino bianco di questo piccolo cerchietto. Quindi cosa succede? Succede che se non stiamo abbastanza attenti possiamo montare l'elica sbagliata sul motore sbagliato. Guardate, ecco, viene montata perfettamente e questo è molto pericoloso perché se andiamo ad armare i motori e a decollare, cosa succede? Nel migliore dei casi il drone si capovolge, si cappotta, con tutti i danni, i rischi e i santi che vengono giù dal calendario. Prestate molta attenzione. Sinceramente non comprendo il motivo per cui DJI non abbia filettato le singole eliche in base al loro motore di appartenenza. Questo ci impone ad una maggiore attenzione, sia nel primo montaggio, sia quando dovremo sostituire le eliche in caso di, speriamo non succeda mai, eventuale crash. Ma ora veniamo alla vera novità di questo DJI Mavic Air 2, il radiocomando. Il radiocomando è completamente diverso rispetto al passato. Ok, questo è del Mavic 2 Pro ed ha il display, il Mavic Air 1 non aveva il display, comunque il radiocomando era praticamente identico e come vedete la differenza è notevole. Sembra quasi di essere tornati un po' alla tipologia di radiocomando del Phantom. Aumentano le dimensioni e la superficie utile, ma diminuiscono i tasti, i controlli, a favore di un maggior grip. Che tasti troviamo? Ovviamente il tasto di accensione che ci mostra anche lo stato della batteria interna tramite questi 4 LED, il tasto per il ritorno a casa automatico, il selettore per le 3 modalità, modalità normale, modalità treppiede per riprese più lente, più precise e modalità sport per i voli più divertenti. Troviamo anche un singolo tasto funzione che prende il posto della comodissima levetta a più vie del vecchio radiocomando e anche dei 2 tastini posteriori personalizzabili, qui totalmente assenti. Abbiamo unicamente questo tasto per switchare dalla modalità foto alla modalità video. Sopra invece abbiamo unicamente la ghiera, la rotella per l'inclinazione del gimbal e il tastone per scattare foto e registrare video. Purtroppo manca la seconda rotella per la regolazione manuale dell'esposizione e questa secondo me è una mancanza molto grave, specialmente per chi volesse utilizzare il Mavic Air, no, ho preso il Mavic Mini, sono tutti uguali, il Mavic Air 2 a fini professionali. Nella parte posteriore, come vi ho già anticipato, manca qualsiasi tasto. Non sono presenti questi 2 comodissimi tastini personalizzabili e programmabili. Abbiamo unicamente la griglia per il raffreddamento interno, tutti i vari loghi. Invece qui sotto troviamo finalmente, questo è un punto positivo, l'ingresso USB-C per la ricarica che prende il posto dell'ormai vetusto ingresso micro USB degli altri controller della DJI, un micro USB camuffato, è sempre stato così insomma, ma qui abbiamo finalmente un USB-C. I 2 stick sono in questi scompartimenti di gomma e vengono come sempre avvitati in un istante ed è una cosa molto molto comoda. Ecco fatto. Stick come sempre ben tarati, danno una buona risposta, un buon feedback e permettono un volo molto preciso. Purtroppo la comodità di avere degli stick removibili, che quindi favoriscono la trasportabilità, viene totalmente annullata dalle dimensioni del nuovo radiocomando. È davvero enorme. Apprezzo maggiormente un radiocomando di dimensioni più ridotte come quello del Mavic Pro, del Mavic Air 1 o del Mavic Mini anche rispetto a questo radiocomando che è davvero grande, ragazzi, è scomodo da trasportare, è praticamente grande
quasi quanto il drone, quindi non mi piace tantissimo, almeno esteticamente, poi magari come ergonomia è fantastico, però ovviamente sono dei gusti personali. Ditemi voi cosa ne pensate. Comunque nella parte superiore troviamo la slitta in cui alloggiare lo smartphone e all'interno di questa slitta abbiamo il nostro cavetto per la connessione allo smartphone. Ok, questo alloggiamento diciamo che non è comodissimo, di base troviamo il cavo Lightning, questo ad indicare un po' la collaborazione che c'è sempre stata tra Apple e DJI, non scopro l'acqua calda, e rimuovere questo cavetto richiede un po' di movimenti strani. Ok, ce l'abbiamo fatta, andiamo ad inserire il cavetto USB-C, ok, facciamo il giro completo, rimettiamolo dentro, ecco fatto. Che dire ragazzi, aumentano le dimensioni, aumenta la superficie utile, ma diminuiscono i comandi. Vengono troncati completamente dei comandi utilissimi come i tasti personalizzabili, programmabili e anche la, secondo me, fondamentale rotella per la regolazione dell'esposizione manuale. Se vi steste chiedendo l'antenna dove si trova in questo radiocomando, è incorporata nella parte superiore. Dopo averli studiati un po', promuoverei il drone in sé, il Mavic Air 2, che a parte qualche pecca come le eliche, ha delle chicche interessanti, ad esempio la batteria con i ganci metallici, e boccerei invece, almeno momentaneamente, il radiocomando. Va bene l'ergonomia, ma è davvero troppo grande e mancano troppi tasti. Ora un piccolo focus sulla sua applicazione. Come vedete troviamo l'applicazione minore della gamma DJI, ovvero la DJI Fly già presente sul Mavic Mini e non la DJI Go 4 presente invece sul vecchio Mavic Air e sul Mavic 2. Comunque apprezzabile il fatto che è già presente un aggiornamento nonostante il drone sia appena stato rilasciato, e quindi aggiorniamo. Aggiornamento completato, entriamo nella nostra applicazione. Vediamo come è strutturata. Innanzitutto è praticamente identica alla controparte del Mavic Mini, se non fosse per questa barra qui in basso, non so se la vedete, ci indica gli ostacoli presenti nella parte frontale e posteriore. Il gimbal notiamo subito che può essere alzato anche oltre. Regolazione dell'esposizione in mancanza della rotellina, il fuoco, la modalità manuale per scattare le foto, importantissima. Da qui accediamo allo scatto singolo, abbiamo la modalità 48 megapixel, modalità smart, tutto da scoprire, e la modalità penso a scatto temporizzato. Invece per i video 4K fino ai 60 fps, e per questo vi servirà una buona micro SD, ve ne linko qualcuna qui sotto in descrizione video. Abbiamo anche il 2.7K, anch'esso fino ai 60 fps, e il Full HD, anch'esso fino ai 60 fps. Per i video c'è l'HDR, in questo caso 4K 30 fps massimo, e lo Slow Motion Full HD 120 o 240 fps. Inoltre, rimettiamo 4K, abbiamo le Quick Shot che io chiamo Smart Fly, che purtroppo non sono accessibili, quindi le vedremo in un prossimo video. Le modalità libero, imposti i parametri di ripresa, il drone filmerà e creerà un video hyperlapse automaticamente. La modalità cerchio, direzione e anche percorso, quindi niente male sotto questo aspetto. Sono molto curioso di provare l'Active Track 3.0. Qui in alto a destra invece accediamo alle varie impostazioni. L'altezza massima anche qui è regolata a 500 metri, distanza nessun limite, distanza del ritorno a casa automatico, rilevamento di ostacoli anche disattivabile, sistema avanzato di pilotaggio assistito APAS, quando abilitato il drone eviterà gli ostacoli automaticamente, calibrazioni varie, luce ausiliaria, vediamola accesa questa bella lucina, guardate quanta luce fa. Fantastica. Fotocamera, possiamo scattare anche in RAW in questo caso, invece ad esempio il Mavic Mini non permette questa funzione. Risoluzione fino all'8K, attenzione, anche qui varie regolazioni.
la trasmissione HD oppure fluida, possiamo impostare manualmente il canale in base alle interferenze, in base al traffico in quel singolo canale e altre informazioni, tra cui i vari aggiornamenti preinstallati. E questa sostanzialmente è l'applicazione, insomma, è abbastanza semplificata. Bene ragazzi, e questo è stato un primo sguardo al nuovo DJI Mavic Air 2, con alcuni aspetti positivi e altri un po' meno positivi. Ora ovviamente c'è la prova sul campo e scopriremo insieme come vola il Mavic Air 2. Restate sintonizzati su questo canale iscrivendovi per non perdervela. Bene, ora voglio sapere voi cosa ne pensate di tutto quello che avete visto in questo video. Vi piace? Non vi piace? Sì, no, lo comprerete? Lo comprereste? Non l'avete comprato? L'avete già comprato? Insomma, parliamone insieme qui sotto nei commenti e se avete un qualsiasi dubbio o domanda non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Se volete acquistare il Mavic Air 2 nella sua versione CE o FCC vi lascio link e coupon qui sotto in descrizione video. Ricordandovi però che i coupon e le offerte non sono eterne, quindi possono scadere dopo un po' di tempo o un certo numero di utilizzi. Quindi come fare? Beh, molto semplice, entrate nel nostro canale Telegram ufficiale delle offerte, Tech Best Deals, che trovate linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, insieme ai link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi, vi aspetto. E infine ragazzi, se questo video vi è piaciuto e volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri contenuti sono totalmente gratuiti per voi, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Io ora vi saluto perché devo andare assolutamente a far volare questo piccoletto, vedremo come si comporta. Noi ci diamo appuntamento quindi al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!